Buongiorno a tutti, finalmente posso offrirvi la mia ricetta di panettone moderno. Ho fatto davvero tante prove e questa ricetta ve la offro davvero con il cuore. E spero tanto che ci proviate e che pubblicate un po' tra i commenti i vostri risultati o anche da altre parti comunque, perché sono davvero contenta quest'anno di avervi offerto comunque intanto delle ricette che stanno avendo davvero dei buonissimi risultati. Voglio offrirvi anche una ricetta più particolare, che è quella del panettone moderno, con una struttura diversa dal panettone tradizionale, molto più alveolata e che vi dà comunque un'esplosione davvero di sapori e tra l'altro molto molto bello secondo me. Quindi ho fatto diverse prove e sono riuscita ad avere, diciamo, l'impasto ideale per la mia ricetta. Mi raccomando, premessa, i rinfreschi preparatori sono per me, poi ognuno può fare diciamo a modo proprio, perché si possono fare anche tre rinfreschi uno a uno, uno a uno, uno a uno, se uno è abituato così va benissimo. Vi dico il mio modo, che è 1 a 2, 27 gradi, e poi 1 a 1, sempre 27 gradi, 27 gradi e mezzo, lì comunque. Magari modifico un po' le temperature, l'idratazione sempre al 45%, e così solitamente gestisco il mio lievito in una normale situazione per i rinfreschi preparatori del panettone. Naturalmente ci deve essere dietro un lavoro, nel senso che il lievito madre deve essere in forma, molto in forma, non deve essere sbilanciato né dalla parte lattica né dalla parte acetica, diciamo, per cui dovete prima naturalmente fare un lavoro sul vostro lievito. Come per fare qualsiasi grande lievitato dovete avere un lavoro dietro di mantenimento del lievito madre per avere dei buoni risultati. Eh, quindi adesso, poi nelle annotazioni vi lascio comunque tutti gli ingredienti, sapete, come al solito. Per ovviamente tutta la procedura si deve seguire il video, e quindi non perdete questa ricetta, seguitela perché veramente vi faccio vedere tutto passo passo. Questa io l'ho ideata con la madre solida, però potete provarla a fare anche con liccoli, ok? Vi sconsiglio di farlo con lievito di birra, perché comunque abbiamo già ideato una ricettina apposita per avere un pochino più slancio rispetto al metodo diretto, per cui vi indirizzo, diciamo, a seguire quella per chi volesse fare il panettone con il lievito di birra. Lo trovate comunque sul mio canale, è il video, diciamo, precedente a questo. Per cui con lievito madre solido oppure lievito madre liquido, vi lascio poi la conversione per i liquidi sotto in descrizione, provate a fare questa ricetta. Sigla e ingredienti. Bene, cominciamo inserendo nella macchina tutta la farina, l'acqua e il tuorlo, praticamente la farina con tutti i liquidi che noi abbiamo a disposizione. Chiudiamo e facciamo andare la macchina alle prime velocità, ecco. Magari con la planetaria possiamo un attimino aumentare le velocità, oppure comunque diciamo che se fate l'impasto in planetaria, se date un attimo un'occhiata agli impasti che ho fatto con planetaria, diciamo che potete tranquillamente fare manualmente l'autolisi, la lasciate nella ciotola della planetaria, la mettete magari anche in frigorifero, che così avete già una temperatura, diciamo, bassa. Potete metterla in una stanza fresca o in frigorifero, addirittura così avete già la ciotola fresca con la planetaria, potete ricominciare dopo una ventina di minuti. Adesso sono passati 20 minuti, ho fatto questo fermo macchina 20 minuti, abbiamo diciamo fatto comunque l'autolisi e andiamo ad aggiungere piano piano i pezzetti del nostro lievito madre. Naturalmente potete usare, vi ho già detto, anche quello liquido, andrete ad aggiungerlo pian piano e naturalmente dovete fare però la conversione, perché dovrete, siccome è molto liquido, il lievito madre è al 100% idratato, dovrete sicuramente togliere dell'acqua, e questo c'è scritto poi in descrizione. In descrizione qua sotto nell'info box trovate la conversione. Adesso, poco dopo, potete già tranquillamente far assorbire in 4-5 volte il vostro zucchero
perché davvero c'è abbastanza zucchero adesso in questo primo impasto, però farà sicuramente meno fatica dopo aver fatto l'autolisi. Il composto farà meno fatica a farlo assorbire, vedrete che comunque si stacca subito tutto dalla ciotola, comunque si vede che l'impasto assorbe tranquillamente lo zucchero senza problemi, e questa è una bellissima cosa perché comunque è una delle cose che può creare più problemi, diciamo, sugli impasti, l'assorbimento dello zucchero, eh. Quindi per quello vi consiglio sempre di fare il fermo macchina iniziale con acqua e tutti i liquidi, naturalmente, e potete poi inserire il resto degli ingredienti. Adesso stiamo finendo di inserire piano piano lo zucchero in 4-5 volte. Appena vedete che è stato assorbito ne mettete ancora un po', aspettate un attimo e comunque nel giro di neanche 4 minuti, 3-4 minuti lo fate assorbire tutto tranquillamente. Poi pian piano fate assorbire anche il burro. Ecco, il burro io adesso, avendo la ciotola larga che comunque non scalda per niente, l'ho lasciato un po' a temperatura ambiente. Se avete la planetaria potete lasciarlo una mezz'oretta fuori se volete, in modo che comunque resti fresco, però sia comunque abbastanza ammorbidito e faccia meno fatica, diciamo, con l'inserimento. Ecco, mi raccomando, se avete la planetaria, tutti gli ingredienti freschi da frigo, potete lasciare una mezz'oretta fuori giusto il burro, se volete, però ecco, tutti gli altri ingredienti, mi raccomando, freddi di frigorifero. Soltanto se avete la ciotola larga come questa oppure una tuffante, potete lasciare un po' a temperatura ambiente, diciamo, gli ingredienti, perché comunque non surriscaldano assolutamente, altrimenti veramente chiudete l'impasto freddo. Quindi adesso non ci resta che aspettare che sia assorbito tutto il burro tranquillamente. Quando vedrete che inizia a staccarsi dalla ciotola l'impasto, abbiamo proprio concluso il nostro primo impasto e possiamo tranquillamente estrarlo dalla macchina. Lo mettiamo poi sulla spianatoia così ve lo mostro, e lo mettiamo tranquillamente nel contenitore. Adesso vi faccio vedere proprio la consistenza, perché vedete già che comunque abbiamo prima di tutto un impasto che non è stato stressato, ma che ha già creato veramente un po' di velo, e diciamo che è abbastanza allungato comunque come impasto, vedete? È già allungato il primo impasto e quindi andrà a creare una bella maglia anche nel secondo a questo punto. Adesso andiamo a prendere questo primo impasto, lo mettiamo sulla nostra spianatoia e facciamo praticamente, formiamo una bella palla, diciamo, così abbiamo un bel volume. Lo inseriamo in un bel contenitore che riesca a farci formare un po' di massa per la lievitazione, perché dovrà triplicare, o perlomeno la cupola, diciamo, dell'impasto dovrà arrivare al triplo. Allora, il liquido sia molto aggressivo, come il lievito si può cogliere un attimo prima. L'importante è che ci sia la ragnatela, ci vogliono dalle 12 alle 14 ore circa a 21 gradi. Per avere stabilità nella temperatura possiamo utilizzare la cella se l'abbiamo. Glassa alle mandorle. Intanto creiamo la nostra glassa di mandorle, può essere creata il giorno precedente, quindi quando fate il primo impasto, oppure almeno 6 ore in prima, deve riposare in frigo prima dell'utilizzo. Dosaggio per ogni panettone: 23 grammi di zucchero a velo, 13 grammi di albume d'uovo, 13 grammi di amido di mais, 13 grammi di farina di mandorle, e ricordatevi la granella, lo zucchero in granella e lo zucchero a velo prima di infornare sulla cupola. Allora, mixiamo tutte le polveri, quindi zucchero a velo, amido e farina di mandorle, poi aggiungiamo tranquillamente il nostro albume d'uovo. Ecco, la consistenza poi alla fine deve essere questa, mi raccomando, lasciatela anche qua nel boccale, coprite bene e la lasciate in frigorifero fino al momento dell'utilizzo. Cosa molto importante ed utile: mixiamo prima di tutto il sale a un pezzettino di burro, facciamo una bella pallina così e la lasciamo qua in parte, la utilizzeremo come ultimo pezzo di burro. Andiamo a mixare come prima cosa il malto, l'acqua e la farina. Io utilizzo il malto in polvere, quindi lo mixo alla farina. Facciamo fare un bel giro in macchina, potete, se volete anche, o se avete difficoltà con la macchina, farlo manualmente.
Quando è un unico composto andiamo ad inserire il nostro primo impasto lievitato che abbiamo un pochino schiacciato e fatto a pezzi adesso momentaneamente per inserirlo in macchina e andiamo diciamo comunque su una velocità moderata, andiamo su una velocità moderata e mixiamo il tutto così non abbiamo comunque farina sulle pareti e non abbiamo più che altro problema dell'assorbimento dell'acqua che vi ha creato molte persone alcuni problemi l'assorbimento dell'acqua, quindi ho pensato proprio di utilizzare questo metodo che vedo molto molto buono. Adesso aggiungiamo zucchero e tuorlo, li alterniamo un po'. Ho inserito il primo zucchero, la prima dose di zucchero, abbiamo 35 grammi di zucchero per panettone, quindi abbiamo veramente una dose di zucchero, adesso ne sto facendo comunque due, però comunque abbiamo una dose di zucchero proprio minima, diciamo, nel secondo impasto. Abbiamo poi il miele comunque, che addolcisce, avremo poi anche quello. Però ecco, con l'inserimento dello zucchero non avrete difficoltà, però mi raccomando, va comunque a una fase molto delicata che va alternata al tuorlo d'uovo che comunque ci aiuta comunque con l'assorbimento dello zucchero. Allora, la mia ricetta non prevede comunque l'emulsione, ma volendo, se avete difficoltà con la planetaria, potete tranquillamente fare anche una emulsione di tuorlo e zucchero e inserire pian piano quella. Io penso che con la spirale non ci sia bisogno e che comunque vada benissimo fare un po' di zucchero e subito dopo un pochino di tuorlo, avere un attimino di pazienza e tranquillamente evitando di fare stavolta emulsioni, ecco. Ecco, abbiamo finito ad esempio lo zucchero, vedete comunque senza problemi. L'impasto sta andando avanti tranquillamente e inseriamo l'ultimo tuorlo che abbiamo, l'ultimo goccio di tuorlo e abbiamo comunque il nostro impasto si sta formando tranquillamente a delle velocità davvero moderate. Adesso abbiate qualche minuto di pazienza, abbiamo 19 gradi, quindi comunque abbiamo un impasto che io l'ho lasciato naturalmente a temperatura ambiente, non è che l'ho rinfrescato, eh. Certo, sicuramente se viene dai 25 gradi o da una temperatura alta si può anche rinfrescare, se utilizzate soprattutto magari la planetaria prima di essere utilizzato, per partire da una temperatura un pochettino più bassa, ecco. Come vi consiglio nel mio video della planetaria dello scorso anno, se volete comunque dare un'occhiata anche per vedere magari il modo di impastare, quello con la planetaria 2023, ecco, con lievito madre. Adesso piano piano abbiamo aumentato la velocità qua a 160 giri, 150 giri. Adesso fermiamo un attimo, vediamo prima di inserire il burro, dobbiamo essere sicuri comunque che il nostro impasto stia andando bene, stia assorbendo tutto bene, quindi andiamo a vedere se si sta formando la maglia, se c'è la maglia, ecco, prima di aggiungere il burro, perché questo è molto importante, ecco. Prima di aggiungere il burro controllate la maglia. Andiamo ad aggiungere il burro che anche stavolta ho fatto a pezzetti e ho lasciato un'oretta fuori dal frigorifero, ripeto mezz'oretta fuori dal frigorifero fatto a pezzetti. Per chi ha la planetaria o una ciotola stretta va benissimo comunque perché aiuta comunque a farlo servire perché ammorbidisce e comunque resta una temperatura fresca, solo dopo mezz'oretta. Andiamo adesso sto inserendo praticamente già la metà o più della metà di tutto il burro che ho qui, che è veramente tanto. Inserite nella metà, attendete un attimo l'assorbimento, comunque ci vorrà un po' di pazienza. Mi raccomando, questa comunque è una fase delicata, bisogna avere un attimino di pazienza. In più lasciamo comunque andare la nostra macchina che comunque fa un buon lavoro e
e poi tranquillamente andremo ad aggiungere la seconda dose di burro, però quando vediamo che l'impasto ha già assorbito il primo burro che andiamo a metterci. Ecco, adesso qua si è praticamente già sciolto, andiamo a mettere ancora un pochettino di burro. Andiamo, quindi il burro io lo inserisco in 2 volte con la mia impastatrice a spirale, tranquillamente, eh. Adesso con la planetaria potete fare pian piano, ecco, comunque, in vari step. Ecco, l'importante è non superare la temperatura, anche mi raccomando con il primo impasto, se si surriscalda l'impasto, fermate, aspettate che comunque si raffreddi, potete magari se ha una consistenza metterlo anche sul banco se siete alla fine e poi rimetterlo diciamo all'interno della macchina, perché per raffreddare più in fretta diciamo se si dovesse riscaldare troppo, però ecco abbiamo questo modo di impastare che è davvero anche nel primo impasto con con il fermo macchina vi aiuta davvero tanto a concludere in pochi minuti l'impasto, non dovrebbe avere troppo tempo per scaldarsi. Adesso sto inserendo il sale assieme al burro, l'ultimo pezzettino che abbiamo creato inizialmente, scusate. Ho inserito anche quello, quindi tutto il burro adesso inserito, dobbiamo avere un po' di pazienza. Io siccome l'impasto è ancora molto fresco, posso alzare tranquillamente la velocità. Ecco, prima di alzare la velocità, mi raccomando, misurate l'impasto, la temperatura, perché comunque se si surriscalda poi andate a creare sicuramente dell'acidità. Quindi ecco, io son sicura che il mio impasto è molto fresco ancora, vado e alzo la velocità, sono sui 180 giri e comunque faccio fare qualche minuto sicuramente così tranquillamente finché non vedo che la maglia è ben allungata ed è tutto assorbito il burro, eh. Quando è già assorbito tutto e non vedo qualche pezzettino da un po', poi ecco, devo solo avere un po' di pazienza che si formi bene la maglia e comunque far andare ancora qualche minuto, tranquillamente. Se l'impasto è fresco potete alzare la velocità, se l'impasto è caldo attendete, potete fermare e riprendere tranquillamente. Ecco, adesso come vedete tutti questi raggi che si formano attorno al tagliapasta, sono proprio segno di un impasto, di un buon impasto con una maglia ben allungata. Infatti vedete che comunque abbiamo una maglia che è già ben allungata, ha già questa caratteristica che è la caratteristica del nostro impasto. Mi raccomando, controllate, molto importante nel secondo impasto, soprattutto il velo, che ci sia il velo. Quindi è stato assorbito bene il burro, abbiamo praticamente quasi concluso l'impasto. Inseriamo per chiudere il miele, lo inseriamo tutto assieme tranquillamente che verrà subito assorbito e non ci resta poi che inserire il nostro aroma che è la nostra pasta d'arancia. Allora, la nostra pasta d'arancia, una volta assorbito il miele, andiamo a mettere anche la nostra pasta d'arancia, che è comunque poca, sono 15 grammi. Se volete, a questo punto potete aggiungere anche la vaniglia, ecco, se lo preferite, potete sicuramente aggiungerla. Ecco, una bacca di vaniglia per ogni panettone, tranquillamente. E per chi volesse informazioni o fosse interessato alla Summix 6 kg, che è questa macchina che sto utilizzando ormai, diciamo, da quest'estate, veramente posso dire che posso fare una buona recensione, perché comunque la sto utilizzando adesso anche per i grandi lievitati e posso dirvi davvero che è un'ottima macchina davvero, non surriscalda gli impasti, a 300 giri, alla retro, alla ventola di raffreddamento, davvero io mi trovo veramente bene su tutti i tipi di impasto. Ecco, se volete informazioni scrivetemi magari privatamente, anche specialmente su Instagram, TikTok, Messenger, così posso darvi il recapito di comunque del rivenditore di fiducia che può farvi un ottimo prezzo perché comunque mi ha garantito un buon preventivo
per quanto riguarda un preventivo un po' più particolare per quanto riguarda i miei follower comunque, quindi scrivetemi, fate presente comunque che siete dei miei follower, mi seguite o sulle altre pagine e avrete un buon preventivo naturalmente, fatemelo presente così anche io posso riferirlo. Comunque anche soltanto per informazioni potete tranquillamente scrivermi. Adesso a maglia finita, come avete visto molto allungata, fermiamo la macchina e iniziamo a inserire il primo giro di sospensioni, perché io lo inserisco non tutte in una volta sola ma in 3 volte, così comunque siamo sicuri di inserirle in modo un po' più omogeneo, diciamo, sull'impasto. Ecco, poi ognuno ha il proprio modo, diciamo, di inserirle, sempre comunque a bassissima velocità. Fermiamo la macchina e la inseriamo ancora quando vedete che avete comunque l'impasto senza cioccolato, canditi, le vostre sospensioni che avete inserito sopra. Potete aggiungerne altre. Chiudiamo, facciamo fare ancora un altro giro, 1 minutino o 2, proprio il tempo di assorbire, ma una fase comunque questa su cui bisogna fare attenzione, non velocizzare assolutamente, perché comunque si può perdere la maglia, si può danneggiare la maglia se si velocizza troppo, quindi andiamo con calma, 1 minutino assorbiamo un pochettino di sospensioni, poi un altro minutino e concludiamo sicuri di aver inserito poi in modo omogeneo tutte le sospensioni tranquillamente. Adesso vi mostro l'impasto finito con dentro tutte le sospensioni. Guardate l'impasto, come è lunga questa maglia finita con all'interno delle sospensioni e come è elastica, perché non si spezza, perché la maglia può essere tenace e non spezzarsi, ma in questo caso è molto elastica anche. E anche una buona farina panettone può consentire anche questa cosa, naturalmente non è tutto, ma dipende dalla ricetta. Andiamo a stenderlo sulla spianatoia e andiamo a incorporare un po' di aria nell'impasto in questa maniera, così vi ho anche mostrato proprio l'elasticità dell'impasto, e andiamo a fare un tutt'uno, a fare una bella palla, un bel panetto gigante, e andiamo a metterlo in un bel contenitore che andiamo a chiudere per un'oretta e mezza. Facciamo una puntata a temperatura ambiente. Allora, questi sono i pirottini che si possono utilizzare stampo alto oppure stampo basso. Magari io di solito utilizzo quelli, diciamo, ruvidi all'interno, così si aggancia meglio comunque anche l'impasto, visto che è molto idratato. Vi consiglio per le prime volte, comunque ve li lascio in descrizione, vi consiglio per le prime volte lo stampo più basso, poi comunque se avete più esperienza anche quello alto va benissimo, ma per le prime volte lo stampo basso magari va bene, perché è una cottura molto omogenea, e poi comunque si può utilizzare naturalmente anche quello alto senza problemi, è solo il mio consiglio. Adesso andiamo, dopo 1 ora e mezza, a stagliare il nostro impasto in 2 parti uguali. Io adesso ho un panetto di 1,70 kg, e adesso andiamo a fare l'altro tranquillamente. Allora, quando siamo sicuri del peso possiamo fare proprio un paio di pieghettine, ma non proprio pieghettine, diciamo, è un po' più per ammassare l'impasto in modo adeguato, ecco, perché comunque lo dobbiamo lasciare un attimo a riposo prima di fare la pirlatura, quindi ci sta a fare un paio di pieghette leggere. Andiamo a pesarlo, questo è 1,80 kg, 1,70 kg, 1,80 kg. 20 minutini di riposo per creare un po' di pelle, poi andiamo a fare delle pieghe veramente delicate e andiamo a fare la pirlatura, solo 2 pieghette e la pirlatura in modo molto delicato. Inseriamo il nostro panetto all'interno del pirottino. Facciamo una cosa molto importante ed essenziale per questo genere di panettone: andiamo ad infilzare il nostro panettone che sta all'interno del pirottino
già con degli spilloni oppure degli spiedini da barbecue, va benissimo. Infilziamo prima della lievitazione, naturalmente, quindi appena messo nel pirottino. Potete infilzare anche i pirottini e appoggiare sopra i panetti tranquillamente. I panetti dovranno arrivare, per quanto riguarda i pirottini bassi, la cupola deve arrivare praticamente, la cupola centrale, il centro della cupola deve arrivare al bordo del pirottino, quindi deve essere alta come il pirottino, quindi potete infornare anche se sono 3 cm circa dal bordo, 3 cm. Mentre per quanto riguarda il pirottino basso stiamo sui 4 cm e mezzo, 5 dal bordo, comunque non sfiora, diciamo, l'altezza del pirottino. Comunque l'altezza per quelli bassi è questa. Andiamo a spargere la nostra bella glassa presa proprio da frigorifero con sacca Porsche, la granella di zucchero e lo zucchero a velo appena prima, tutto questo appena prima di infornare. Inforniamo con forno già caldo a 160 gradi sulla griglia, parte diciamo bassa del forno. La cottura è circa di un'ora, ma dobbiamo assolutamente misurare con un termometro sonda come questo il cuore del nostro panettone prima di sfornare. È un'operazione veramente molto delicata, deve avere nel mio caso 94 gradi al cuore. Aspettiamo i 94 gradi mettendo una comodissima sveglietta con questo termometro, secondo me anche molto economico. Vi lascio il link in descrizione se ne avete bisogno. Quando arriverà a 94 gradi suona la sveglia e a questo punto abbiamo già spillato il nostro panettone e li lasciamo a testa in giù per almeno 9 ore. Ecco, dopo 9 ore tutta l'umidità siamo sicuri che sia uscita e possiamo capovolgere nuovamente. Allora ragazzi, questi sono i nostri panettoni moderni. Adesso vediamo il taglio, vediamo l'interno, attenzione. Via. Allora direi super morbido comunque, molto morbido. Vediamo. Abbiamo tagliato bene, in fondo no, quando abbiamo tagliato bene il pirottino. Ragazzi, questo è il mio moderno per voi. Mamma mia ragazzi, sono davvero contentissima di riuscire a darvi questa ricetta. Mi raccomando, provateci e naturalmente mettete in forma il vostro lievito, è una cosa davvero principale. Adesso abbiamo anche il videocorso, se volete dare un'occhiata, nella descrizione potete dare un'occhiata anche all'anteprima, ma mi raccomando, questa è una cosa davvero essenziale per riuscire ad arrivare a un ottimo risultato. Ma io sono davvero contenta intanto di avervi dato questa ricetta.